Ciao a tutti ragazzi, come state? Come vedete ho cambiato disposizione per i miei video, mi piace di più stare di fronte alla finestra perché c'è più luce e sono anche senza maniche. Voi direte, questa è pazza, è arrivata l'estate improvvisamente in Canada? No, in realtà siamo ancora in inverno, cioè per i canadesi è come se fosse primavera, fanno pochi gradi sopra lo zero. Inoltre non nevica più tutti i giorni, stile tempesta di neve come faceva prima. Diciamo che nevica una, al massimo 2 volte a settimana, è una grande conquista. So che vi fa ridere sentirmi esultare per un clima che fondamentalmente è ancora freddo e invernale al 100%, ma lo è per i miei standard e non per quelli canadesi. Tenendo conto che siamo arrivati a meno 20, meno 25 a dicembre e che la media fino a poche settimane fa era di meno 10, meno 15, diciamo che siamo migliorati parecchio. Quindi ora è come se fosse primavera, le persone iniziano già a spogliarsi, vedo in giro persone anche senza cappotto, ci sono tante persone ancora coperte, ma comunque vedo molte magari ragazze col vestitino, insomma molti si comportano come se fosse primavera. Diciamo che io ancora non riesco a sbilanciarmi troppo con il vestiario, ma comunque sento molto la differenza rispetto a prima e quindi spesso sudo. Ammetto che sento almeno un pizzico di metamorfosi nordica dentro di me. Ho dovuto spegnere il riscaldamento in casa già da un paio di settimane, apro la finestra senza problemi e non riesco più a indossare dei maglioni troppo pesanti sotto al cappotto. Diciamo che il clima in Canada è un po' pazzo, c'è da dirlo, dei giorni fa caldo, dei giorni fa freddo, dei giorni nevica, dei giorni c'è il sole, cambia tutto molto velocemente. In questo momento per esempio ho notato che appena è iniziato a nevicare, vi faccio vedere. Ecco, come vedete un'improvvisa tempesta di neve come al solito e quindi niente. Diciamo che ho cantato vittoria troppo presto. Per quanto riguarda il misterioso outfit di questo video, sono perfettamente a mio agio, senza maniche nel mio appartamento perché sono fortunata, è un appartamento molto caldo e molto ben isolato, non passa assolutamente il freddo da fuori. Diciamo che c'è una bella differenza rispetto a dove stavo prima, che invece era una casa un po' vecchia, con gli infissi in legno e quindi entravano molti spifferi e infatti, se vi ricordate, dovevo andare in giro praticamente con un animale addosso. So che a Roma e a Milano ha nevicato e ha fatto un freddo insolito, ragazzi vi voglio bene, avete passato quello che io ho passato per mesi. Ammetto che comunque è stato divertente vedere tutte le reazioni delle persone perché raggiungere certe temperature a Roma soprattutto sicuramente è stato assurdo. Dopo questa piccola introduzione sulle condizioni meteorologiche, che ammetto di parlare del meteo praticamente in ogni mio video, ma va detto che il meteo è praticamente un trending topic in Canada, cioè se ne parla continuamente. Passiamo all'argomento di oggi, cioè il lavoro in Canada. So che è un argomento che interessa a molti, quindi cercherò di darvi dei consigli utili ma anche basati sulla mia esperienza personale. Prima di tutto va detto che il mercato del lavoro qui in Canada funziona in maniera completamente diversa da come funziona in Italia, nel senso che effettivamente funziona. L'economia del paese è molto più in salute rispetto a noi e quindi è molto più facile trovare un lavoro. Quando inviate una candidatura per una posizione, molto probabilmente riceverete una risposta in poco tempo, anche pochi giorni a volte. Se non ricevete alcuna risposta è sempre perché non c'è interesse. Non aspetterete settimane e settimane o mesi per ricevere una risposta come succede in Italia. Di conseguenza anche gli annunci di lavoro vengono aperti e chiusi con molta velocità. Di solito non durano più di 2-3 settimane. So che a noi sembra assurdo, ma è così, quindi il primo consiglio che vi do è di essere veloci nell'inviare la vostra candidatura, perché magari se aspettate troppo quella posizione verrà coperta. Il rovescio della medaglia è però il fatto che per un immigrato può essere più difficile. Se avete avuto la fortuna di studiare qui in Canada e quindi avete istruzione canadese anche se siete immigrati, allora siete a cavallo. Ma se arrivate qui senza alcuna esperienza canadese, potrebbero scegliere qualcun altro al posto vostro. Non è sempre così, però a volte può capitare. Ho parlato con altri ragazzi che hanno ricevuto dei rifiuti, altri ragazzi immigrati, perché appunto non avevano esperienza lavorativa canadese. Comunque il primo passo, quello più importante, è il curriculum, che in realtà qui in Canada non esiste,
Qui esiste il résumé, che è leggermente diverso. Nel mio particolare caso avevo già un mio resume grafico, visto che lavoro in ambito creativo e quindi non ho dovuto apportare grandi cambiamenti. Diciamo che noi creativi possiamo prenderci questa libertà, ma se lavorate invece in settori diciamo più tradizionali dovete seguire lo standard. Innanzitutto dovete sapere che non va mostrata nessuna fotografia, non va indicata l'età e non va indicato il sesso, per evitare qualsiasi discriminazione. Anche il formato è leggermente diverso al curriculum europeo a cui siamo abituati noi. Per chi è interessato, qui sotto alla descrizione ho allegato un diciamo layout tipo che potete utilizzare. Scaricatelo pure e riempitelo con le vostre informazioni, magari può esservi d'aiuto. Inoltre la stragrande maggioranza delle volte viene richiesta una cover letter, una lettera di presentazione. E in questo caso non vi allego nessun modello, perché il mio consiglio veramente sentito è: non usate modelli precompilati, se ne accorgeranno. Scrivetela assolutamente voi, deve essere personale. Questo ovviamente vale un po' in tutti i paesi del mondo, però da mia esperienza personale ho notato che in Italia la cover letter conta un po' meno rispetto qui in Canada. Qui è veramente molto importante. Dovete colpire chi sta leggendo, raccontate di voi in prima persona. Raccontate magari un'esperienza della vostra vita che è collegata al lavoro per cui vi state candidando. Raccontate dei vostri punti di forza, sia professionali ma anche umani, sono molto importanti. Trasmettete dell'entusiasmo nelle parole che utilizzate, fategli vedere che praticamente non vedete l'ora di iniziare questo lavoro. Raccontate anche di come le vostre passioni personali si connettono alla posizione di lavoro. So che a volte può risultare molto difficile, ma è il miglior consiglio che posso darvi perché funziona. Durante tutti i colloqui che ho fatto ho ricevuto dei complimenti a proposito dei contenuti delle mie cover letter, quindi ho capito più o meno cosa le persone cercano in una lettera di presentazione, almeno qui in Canada. Ovviamente richiede un po' di tempo scrivere una cover letter personalizzata per ogni candidatura, quindi vi sconsiglio di inviare più di 2-3 candidature al giorno, prendetevi tutto il tempo necessario. Oltre a personalizzare la lettera di presentazione per ogni posizione, vi consiglio di fare lo stesso anche con il curriculum, o meglio il resume. Personalizzate il resume per ogni application che mandate, cercando un po' magari di mettere in evidenza quelle competenze, quelle esperienze che sono più rilevanti per la posizione a cui vi state candidando. E poi, ultimo tocco, scrivete sempre una piccola presentazione di voi nell'email, un po' insomma per incuriosire chi la riceve. Quali sono i migliori siti per cercare lavoro in Canada? Beh, anche qui Indeed va alla grande. Vi consiglio anche di utilizzare LinkedIn, che qui è veramente molto importante. Createvi un bel profilo e curatelo nei minimi dettagli. Ho notato che qui moltissime aziende utilizzano LinkedIn per cercare dei candidati e lo fanno attivamente, nel senso che io ho ricevuto tantissimi messaggi senza che io li avessi contattati. Se siete interessati a sapere di altri siti web, vi rimando sempre alla descrizione qui sotto, dove vi ho elencato un po' quelli che mi sono stati più d'aiuto. Per quanto riguarda le paghe, gli stipendi, magari vi starete chiedendo: il benessere è distribuito in maniera migliore rispetto a noi. È evidente, è sotto gli occhi di tutti che le persone stanno meglio, si vede da quello che possiedono, dallo stile di vita che fanno, ma gli stipendi non sono altissimi. Certo, se si arriva a un livello manageriale sicuramente si ha uno stipendio molto più alto, ma se si lavora diciamo a livello medio si ha più o meno uno stipendio molto simile a quello che si avrebbe avuto in Italia. Fate conto che la paga minima sindacale in Ontario, vi parlo, ogni provincia è diversa, è di $14 lordi. Qui tutto quello che vi viene propinato è senza tasse. Tenete conto che lo stipendio che vi dicono non è il vero stipendio, è il lordo, quindi dovete sempre calcolare che in realtà riceverete di meno. $14 canadesi l'ora non sono in realtà così tanti. Se ci togliamo diciamo le tasse, facciamo la conversione, arriviamo intorno ai 6-7 euro l'ora. Diciamo che si viene pagati $14 l'ora proprio se si fanno dei lavori molto umili,
e magari se si fanno, non so, i camerieri, si ricevono anche molte mance, quindi si riesce sempre ad arrivare a un livello buono di guadagno. Ogni lavoro ha un po' una sua paga minima, paga media, paga massima di riferimento. Infatti in Canada ogni lavoro è categorizzato, ogni lavoro corrisponde a un preciso codice e quindi se scoprite qual è il vostro lavoro, il vostro codice di riferimento, scoprite anche quali sono più o meno i parametri di paga oraria minima e massima che vi potrete aspettare. Vi lascio qualche link utile qui sotto per quanto riguarda codici di lavoro, categorie di lavoro, anche magari per ricercare le paghe minime, cose che potrebbero essere utili. Tenete anche conto che, come vi ho detto prima, dipende anche molto da quanta esperienza avete e se avete esperienza canadese o no. Se non avete esperienza canadese è possibile che dovrete accettare magari dei lavori un pochino sottopagati rispetto alla media. Io ero pronta a farlo, ovviamente una bella dose di umiltà, non ci sono problemi, l'importante è sapere quali sono i propri diritti. Il punto è che qui c'è un sistema economico diverso e quindi magari gli stipendi non sono altissimi, però spesso quando si viene assunti in un'azienda ci ricevono tantissimi benefit. Ad esempio le visite dentistiche sono tutte pagate, spesso si riceve anche l'abbonamento in palestra gratis. Inoltre qui c'è un sistema pensionistico molto più forte, molto più solido, le persone stanno meglio anche perché questo funziona meglio, il sistema sanitario anche funziona meglio, quindi diciamo che in generale i soldi sono distribuiti in maniera diversa, quindi ok, lo stipendio che prendo non è altissimo, ma non mi ritrovo a dover spendere tanti soldi in altre cose come succede in Italia. Ovviamente vi parlo dei canadesi. Per un immigrato è un po' diverso, nel senso che venire qua ti fa sentire un po' povero, o meglio all'inizio ti senti ricco perché la conversione euro-dollaro canadese è a nostro favore, nel senso che con 3.000 euro si hanno più di 4.000 dollari, quasi 5.000 dollari, quindi... Però il punto è che la vita qui è più costosa sicuramente, se si lavora qui solo per un breve periodo non si hanno tutti quei benefici di cui vi parlavo prima, di sicuro della pensione non si può beneficiare, della sanità non si può usufruire perché ovviamente bisogna essere residenti per avere appunto la health card. Moltissime cose a livello sanitario qui sono gratuite e diciamo che i tempi d'attesa sono molto ridotti rispetto ai nostri. Dovevo fare delle visite e ho risolto tutto nel giro dei pochi giorni. Ho dovuto pagare purtroppo perché non sono residente, ma avevo l'assicurazione, quindi mi è stato rimborsato. Ci sono tante cose sotterranee. Se si guarda solo lo stipendio si dice ma perché devo andare in Canada e mi pagano lo stesso di quanto mi pagano in Italia? È vero, soprattutto se si parte da una posizione base, un livello base. Magari più si cresce più si guadagna, ecco, questa forse è la differenza. In Italia è più difficile crescere e soprattutto se si cresce non sempre lo stipendio viene aumentato, dipende in che posizione, in che posto si lavora. In Canada ci sono più possibilità da questo punto di vista. Comunque io non sono venuta qui in Canada per guadagnare, sapevo che qui comunque il costo della vita è alto, soprattutto per chi sta qui poco, non si riescono ad ammortizzare i costi, ma sto facendo un'esperienza fantastica, sto veramente costruendo un portfolio molto solido e quindi sono veramente molto soddisfatta. Always picking a fight with me, you know that I'm bad, but you're spending the night with me.